Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con due mazzi di carte, i tarocchi appunto della luce e gli oracoli Sexual Magic Oracles. Che cosa appunto andremo quest'oggi a chiedere ovviamente primariamente ai tarocchi e poi successivamente in aiuto appunto ai Sexual Magic Oracles? Ho una storia clandestina, quindi nascosta, con una persona impegnata. Voi sapete che per impegnata io intendo sposata, fidanzata, convivente. È da qualche giorno, anche magari da qualche settimana, che non vi vedete. Quindi la domanda verterà sull'incontro. Come, quando e dove ci sarà finalmente questo incontro? Gli manco? Mi pensa? Mi desidera? Come sta senza di me? Che cosa pensa di me, del nostro rapporto? Come va la sua vita appunto lontano da me in questi giorni? E ovviamente, carta che so che per voi è fondamentale, il futuro, cioè a seconda delle tempistiche che verranno appunto identificate dall'ultimo arcano estratto, quando ci sarà questo incontro e che tipo di incontro ci sarà. D'accordo? Userò il metodo degli 8 arcani o 7 più 1, come dico sempre io, dove il più 1 sta appunto per una carta a mio avviso fondamentale, ossia il consiglio degli arcani, per cercare di portare a casa un risultato e ovviamente per cercare di vivere al meglio una situazione di questo genere. D'accordo? Allora io inizio appunto a mescolare il mazzo e dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque di voi stia vivendo una storia nascosta, clandestina, con una persona che ha già al suo fianco una persona ufficiale, una moglie, una fidanzata, una persona con cui appunto convive, ha una storia ufficiale, vogliamo cercare di capire quando vi vedrete, se questa persona vi contatterà, se vi cercherà e appunto finalmente potrete rivedervi dopo diversi giorni o anche addirittura qualche settimana. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, allontaniamo momentaneamente appunto il mazzo dal tavolo della stesa in modo da avere più spazio possibile. Allora, iniziamo appunto con il primo arcano, quindi prima posizione, cioè il presente di questa situazione. Poi procederemo con i pro e i contro della situazione, cioè su cosa potete fare affidamento in riferimento a questa persona e invece su cosa dovete prestare attenzione, cosa ha nel cuore questa persona, l'ambiente che lo circonda, quindi eventualmente l'altra compagna, amici, parenti, colleghi. Carta fondamentale, ossia diamo la parola al karma, quel filo rosso che vi lega ancora tutt'oggi a questa persona e quindi come ovviamente procederà la vostra storia, ovviamente a seconda del vostro percorso karmico, cosa ancora vi aspetta in qualche modo da vivere con questa persona. Carta fondamentale di cui vi parlavo appunto poco fa, cioè il consiglio degli arcani e infine ovviamente il futuro.
Quindi se ci sarà questo incontro, quando ovviamente ci sarà e con le tempistiche identificate proprio da questo arcano. Iniziamo dunque con la carta del presente e abbiamo immancabilmente appunto la carta della luna. Sì, questa persona vi pensa in silenzio, in maniera molto malinconica, in maniera molto nostalgica, ma questa persona vi pensa. In questo momento vi pensa in maniera del tutto romantica. È una persona molto emozionata quando pensa a voi. Non è la carta del diavolo. Quindi non è una persona che vi vede unicamente come un, prestatemi il termine, supporto fisico alla monotonia del rapporto che ha con la compagna ufficiale. Vi vede come qualcosa di più. La luna ci parla di un percorso che questa persona sta facendo proprio nel momento in cui non è vicina a voi, quindi proprio nel momento in cui magari vi vedete meno, vi sentite meno, questa persona appunto che tipo di percorso sta facendo? Si sta guardando dentro, quindi sta esplorando le parti più nascoste, ma ovviamente importanti e preziose, della sua interiorità, cui voi fate pienamente parte. Voi siete riuscite in qualche modo a portare questa persona ad una riflessione ulteriore, non solo sulla sua vita, il rapporto con l'altra compagna, ma una riflessione su se stesso, quindi anche sui suoi comportamenti, sui suoi bisogni, sulle sue necessità. Quindi questa persona si sta guardando dentro, pensandovi con tenerezza, con dolcezza, con delle nuove emozioni che sta iniziando a provare e a tirar fuori dagli angoli più reconditi della propria ombra, l'ombra junghiana. Quindi quella parte, vi ripeto, più preziosa del nostro inconscio. Ebbene, questa persona sta cercando di comprendersi. Quindi sta facendo un lavoro importante. Vi pensa? Vi ripeto, assolutamente sì. In particolar modo quando è da solo e in particolar modo in ambiente periodo notturno. Ma non fa pensieri, vi ripeto, rivolti unicamente alla sessualità, all'eros. Pensa a voi come ad un'emozione nuova di cui deve ancora capire un po' appunto i contorni. Questa è una persona che non vive in maniera egoistica il rapporto con voi, anche se può sembrare ovviamente tutto il contrario, ma è una persona che prova già dei sentimenti per voi. La luna è legata al mio amato segno del cancro, quindi un segno che ovviamente è profondamente romantico, sensibile, ha quella sensitività per cui percepisce a pelle l'altro, i suoi segreti e le sue emozioni. Questa persona vi capisce, vi comprende, sa cosa vi passa per la testolina. Quindi la luna ci parla comunque di, d'accordo, un non vedersi pratico, ma comunque un sentirsi. Cioè questa persona pensa a voi come ad una donna con la quale lui possa dialogare anche senza parlare. Perché questa persona sa che voi lo capite e che lui capisce voi. È un rapporto bellissimo, perché vi ripeto, va oltre il mero piano fisico e tangibile. Qui c'è qualcosa di più. D'accordo? C'è una profondità che per lui è sconosciuta. Ecco perché deve scendere, vedete, nel profondo e deve cercare di conoscere se stesso. È chiaro che però non è una persona che si confida con gli altri. La luna non ci parla di, per esempio, un mentore, almeno per ora, nel presente, che possa aiutarlo in qualche modo a ragionare o a riflettere. Non è la carta del Papa, d'accordo? È una persona che
si chiude a volte, anche molto spesso, al dialogo con gli altri. E probabilmente questo momento di allontanamento non è casuale. Nel caso in cui questa persona vi abbia parlato di impegni, di un momento un po' difficile, particolare o di impedimenti, per esempio portati dall'altra compagna, io avrei qualche dubbio su questa sua spiegazione in merito, perché la carta della luna ci parla comunque di qualcosa che viene tenuto nascosto. Che cosa viene tenuto nascosto? Quello di cui vi ho parlato fino ad ora, cioè un sentimento nuovo, nascente. La luna ci parla anche di passato, quindi questa persona sta anche ripensando al rapporto con la compagna ufficiale, che però in questo momento sta prendendo una nuova piega proprio perché siete intervenute voi nella sua vita. Quindi voi siete un po' una sorta di ago della bilancia, che state facendo riflettere questa persona su se stesso, sul proprio percorso, sul proprio passato e sul rapporto con questa donna. Quindi obiettivamente, vi ripeto, anche nel caso in cui questa persona vi abbia parlato di impegni, problematiche, eccetera, potrebbero esserci, poi lo vedremo nel corso della stesa, ma obiettivamente la carta della luna, che tra l'altro apre la stesa, e voi sapete che la prima carta è fondamentale, in qualsiasi stesa, 8 carte, 12 carte, 2 carte, è fondamentale, perché è un po' come il soggetto di una frase, dico sempre io, quindi è fondamentale. È chiaro che questa persona c'è qualcosa che non vi sta dicendo, di cui non vi sta parlando, che tiene segreto, ed è il sentimento nascente che prova per voi, che lo sta mettendo fortemente in discussione. Quindi non è quell'uomo forte, coraggioso, di tutto punto che vuol far vedere a voi, perché la luna, vi ripeto, ci parla anche di un'interiorità che in questo momento potrebbe essere in difficoltà. Ma non è una difficoltà negativa, è un momento necessario di svolta, di cui forse questa persona aveva evidentemente bisogno. E forse l'aver conosciuto voi lo sta aiutando a capire cosa sta facendo della sua vita. D'accordo? Ma la luna ci parla di pensieri, di desideri, ma vi ripeto, non necessariamente solo desideri carnali. La luna parla anche di un bacio, di un abbraccio, di un momento romantico. Questa persona potrebbe, per esempio, ascoltare delle canzoni che ricordano voi, i vostri incontri. Potrebbe guardare delle vostre foto, per esempio sui social, o l'immagine del profilo di WhatsApp. Potrebbe perdersi in questi pensieri, proprio perché voi gli mancate molto. Ma vi ripeto, è un pensiero pulito e questo è molto bello. D'accordo? Vediamo a questo punto i pro della situazione, cioè su cosa voi potete fare affidamento in riferimento a questa persona, anche se ovviamente abbiamo già iniziato con una carta molto profonda e importante. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 10 di coppe. Allora, ragazzi, questa è una persona che, come vi ho detto poco fa, prova dei sentimenti profondi per voi. 10 di coppe è la carta dell'amore, è la carta tra l'altro della completezza. Quindi questa persona vi vede come la donna giusta a suo fianco. Ovviamente la carta del 10 di coppe ci parla di estetica, quindi di bellezza fisica, cioè voi fisicamente a questa persona piacete enormemente, quindi vi vede la persona giusta fisicamente in grado di accendere profondamente i suoi desideri, e questo fuori di dubbio. Ma è una carta di coppe, quindi che non parla solo di un lato estetico particolarmente evidente, ma ci parla anche di un sentimento che è già, direi, completo, perché le carte di grado 10 rappresentano, in particolar modo il 10 di coppe per i sentimenti, appunto un punto d'arrivo, una completezza, un sentirsi completamente soddisfatto e complementare a voi per quanto riguarda appunto questa storia, d'accordo? Quindi questa è una persona che sa di aver trovato in voi la donna, la persona giusta, la persona che può stare al suo fianco e addirittura costruire in qualche modo un rapporto con appunto voi che sia ufficiale, perché il 10 di coppe, guardate, ci parla di
due persone ufficialmente legate con appunto dei figli. Quindi vi vede proprio come la donna giusta. Nel caso in cui questa persona abbia dei figli, per esempio dalla attuale compagna, vi vede comunque come una persona disposta a in qualche modo aiutarlo in questo rapporto con i figli, nonostante lui poi appunto pensi di separarsi, allontanarsi da quest'altra donna. Perché dico questo? Perché le carte di grado 10 rappresentano un ciclo che si chiude, è l'ultimo arcano, ovviamente a livello numerologico per quanto riguarda gli arcani minori. Quindi è chiaro che le carte di grado 10 rappresentano una ciclicità che si compie, un voltare pagina, un lasciare da parte il passato per iniziare un qualcosa di completamente nuovo. Quindi questa persona pensa in effetti di iniziare un qualcosa di nuovo nella sua vita e si sente anche già sentimentalmente pronto, perché sa che quello che prova per voi è molto importante. Inoltre il 10 di coppe ci parla anche di casa, focolare domestico. Quindi questa persona sta pensando di incontrarvi o in un ambiente che appunto per voi è casa, quindi è familiare, quindi in un ambiente dove vi siete già incontrati più e più volte, o dove vi incontrate solitamente, oppure sta pensando appunto di recarsi a casa vostra o ovviamente voi a casa sua nel momento in cui chiaramente non sia presente la compagna ufficiale, d'accordo? Quindi sta in qualche modo pensando di trascorrere un momento romantico assieme a voi che gli possa garantire, vedete, quell'abbraccio, quel calore di cui appunto vi parlavo con la carta della luna. Quindi in realtà questa persona ha bisogno di tenerezze, ha bisogno di dolcezza. Quindi non sta pensando a voi, e questo ve lo ripeto, in termini unicamente fisici ed erotici, anzi sta pensando a voi in termini romantici, quindi di tenerezza, quelle coccole che fanno sempre piacere e che questa persona ha tutta l'intenzione di poter ricevere da voi. Di conseguenza, vi ripeto, sta pensando di sentirvi, ma soprattutto sta pensando a un incontro. E parlando appunto di un 10 di coppe, voi sapete che le coppe rispetto ai bastoni, ma soprattutto rispetto alle spade e ai denari, hanno delle tempistiche molto più veloci. Quindi sta pensando di, ovviamente, chiedervi un incontro e ovviamente ottenerlo entro pochi giorni o comunque non entro tantissimo tempo. D'accordo? Quindi non ha intenzione di far passare altri giorni o altre settimane. D'accordo? Vediamo a questo punto, in questa posizione appunto, che cosa ha nel cuore questa persona, quindi desideri ma anche eventualmente paure. Direi che con la carta del Sole, che è una delle carte più belle dell'intero mazzo, non solo degli arcani maggiori, questa persona quando pensa a voi non ha particolari paure, perché la carta del Sole ci parla di un grande sentimento. Io ve l'ho detto già dall'inizio, ragazze, questa persona prova un sentimento per voi, delle emozioni davvero sconosciute, perché la carta del Sole ci parla di un grande sentimento, quindi un amore. Questa persona si può dire innamorata di voi. È un amore pulito. La carta del Sole, nonostante sia un sentimento vissuto in maniera nascosta, carta della Luna, quindi tra due persone di cui una delle due è impegnata, o magari anche voi potreste esserlo. Quindi in realtà, nonostante sia un rapporto tra due persone, un rapporto vissuto ovviamente di nascosto, clandestino, non libero, con quindi tutte le difficoltà del caso, è comunque un rapporto che ha basi solide per quanto riguarda i sentimenti. Quindi questa è una persona che, vi ripeto, quando pensa a voi, pensa al calore, pensa ad un abbraccio, pensa a due cuori che in qualche modo si fondono per diventare una cosa unica. Questa è una persona che vi vede come, vi ripeto, la persona giusta per lui. Quindi pensa al successo,
pensa, vi ripeto, a costruire un vero e proprio rapporto alla luce del sole, quindi non più nascosto con voi. Questa è una persona che, vi dicevo appunto con i 10 di coppe, è pronta a ricominciare, quindi a effettuare eventualmente un cambio di partner. Vi ripeto, il sole ci parla di un rapporto, un amore pulito, quindi di un sentimento fedele. Ovviamente qualcuno potrebbe obiettare, ma questa persona è impegnata, quindi non si sta parlando di un rapporto che può nascere già su base di fedeltà. No, perché questa persona in realtà è fedele a voi, ai vostri sentimenti, al vostro rapporto, alla progettualità che prova nei vostri confronti e per voi e con voi, ed è una persona che evidentemente con la compagna ufficiale non ha più particolari rapporti o comunque contatti fisici proprio perché vuole essere fedele a voi, al sentimento che prova per voi, e la cosa non gli risulta affatto difficile, anzi la sta vivendo come una situazione totalmente naturale, perché la carta del sole ci parla, vi ripeto, di fedeltà, di un rapporto trasparente, un rapporto pulito che questa persona vuole ufficializzare, vorrà ufficializzare. La carta del sole però sicuramente non è ovviamente una delle carte più veloci del mazzo di arcani, tra gli arcani maggiori. Quindi questa persona sa che il vostro rapporto potrebbe sicuramente prendere una piega completamente diversa, addirittura ufficializzandosi, ma ovviamente con tempistiche piuttosto lunghe, o almeno questo è quello che in realtà pensa questa persona, proprio perché la carta del sole generalmente ci parla di un periodo che ovviamente va poche settimane a 2-3 mesi, d'accordo? Quindi questa persona sa che il vostro rapporto potrebbe subire un cambiamento positivo, ovviamente, ma che per arrivare ad un vero e proprio cambiamento ci vorranno diversi mesi. Quindi oltre, vi ripeto, i 2 o 3 mesi. O comunque in questo lasso di tempo questa persona sa che potrebbe apportare dei cambiamenti al vostro rapporto e lo vuole fare, perché vi ripeto, questa è una persona che vi desidera, ma non solo, è una persona che prova dei sentimenti molto profondi e importanti per voi. D'accordo? Ora, in questa posizione però vediamo i contro della situazione, cioè gli elementi di ostacolo tra voi e questa persona, su cosa non dovreste far, diciamo, del tutto affidamento. E in questo caso abbiamo l'8 di spade. Allora, questa persona ogni tanto si fa prendere, diciamo, dallo sconforto, poiché teme il giudizio altrui. L'8 di spade infatti ci parla di pettegolezzi, ci parla di rimproveri, ci parla di malelingue, ci parla di gogna sociale, mediatica, ovviamente dovuta a persone che possono in qualche modo conoscervi o conoscere il suo rapporto ufficiale, quindi anche la compagna ufficiale. La carta dell'8 di spade ci parla anche dello scandalo, quindi questa persona teme che lasciando la compagna per iniziare un rapporto ufficiale alla luce del sole con voi, che lui vuole, ve lo ripeto, ma teme comunque che ci possano essere delle poi ripercussioni importanti nella sua vita. Qual è però la caratteristica dell'8 di spade? Non che questa persona sia folle, però obiettivamente l'8 di spade ci parla di preoccupazioni forse un po' eccessive da parte di questa persona in riferimento proprio a queste questioni, cioè ci parla di preoccupazioni che obiettivamente, vedete, attanagliano i pensieri, il cuore di questa persona, preoccupazioni che però obiettivamente fanno parte più della sua interiorità, delle sue paure, piuttosto che della realtà. Ragazzi, guardate bene questa carta, qui abbiamo questa splendida ragazza che si guarda allo specchio.
Quindi quello che dovrebbe in teoria vedere è l'immagine riflessa di se stessa, che come vedete attorno a sé non ha ovviamente questi corvi così oscuri e in qualche modo crudeli, e non ha nemmeno una benda sugli occhi, e ovviamente non viene nemmeno tenuta legata da appunto queste corde, da questi fili che in qualche modo potrebbero impedirle il movimento. È assolutamente libera. Quindi qui c'è una disparità tra quello che lui immagina possa accadere e la realtà, che come vedete è totalmente diversa. Quindi questa persona a volte esagera un po' nel, diciamo, vedere un epilogo della sua storia con la compagna ufficiale in maniera un po' troppo tragica rispetto a quello che invece potrebbe proprio essere in realtà. Vi ripeto, questa persona non è folle, però evidentemente tende un po' troppo a preoccuparsi di questioni che dovrebbero essere marginali nella vita di una persona adulta, perché obiettivamente questa persona dovrebbe capire che tutti siamo comunque sottoposti anche quotidianamente alle critiche, alla riprovazione degli altri, ma obiettivamente queste critiche non devono necessariamente scalfire i suoi progetti, la sua progettualità, la sua autostima, il rapporto con voi e il suo futuro con voi. Critiche qualificano non lui, voi, il vostro rapporto o le sue scelte, ma innanzitutto la bocca dalla quale fuoriescono. Quindi questa persona dovrebbe imparare ad alleggerire un po' di più il suo mentale. Qui abbiamo appunto spade, quindi un mentale che a volte ragiona in maniera un po' troppo legnosa. Teme conflitti, teme problematiche. Quindi l'otto di spade ci parla però di un'autolimitazione, di castrazione. Cioè le possibilità, ci dice l'otto di spade, per slegarsi da questa situazione ci sarebbero. Ma questa persona si lascia prendere da delle paure che non riguardano la sua progettualità o voi. Perché questa persona non ha dubbi in riferimento a voi o a quello che prova per voi, ve l'ho detto con il sole, 10 di coppe, la luna, ma teme un po' troppo l'ingerenza esterna. Ecco perché questa persona rallenta, ed ecco perché questa persona, per esempio, magari in questi giorni non vi sta sentendo, non vi sta vedendo, perché teme, per esempio, che ci possa essere qualcuno che possa scoprirlo. Vediamo a questo punto l'ambiente che lo circonda, se effettivamente ci sono dei rivali o delle problematiche. Allora, qui abbiamo l'asso di spade. Allora, in realtà qui non ci sono, quindi va a confermare l'otto di spade, dei rivali particolari. Ossia, l'asso di spade ci parla proprio della necessità di chiarire alcuni punti fondamentali con appunto le persone che lo circondano, quindi amici, parenti, familiari, la compagna ufficiale, per poter finalmente risolvere la questione ed iniziare una nuova vita asso. Cioè, l'asso di spade parla di comunicazioni che devono essere ovviamente sincere, chiare, risolutive, deve agire con coraggio, forza d'animo, determinazione, vedete, con astuzia anche, con intelligenza, quindi un mentale che deve venirgli in aiuto e che può riuscire a risolvere tutte le sue problematiche, riportando, vedete, la luce in situazioni che possono sembrare particolarmente difficili. Quindi, in realtà, questa persona dovrebbe agire in maniera, vi ripeto, molto più risolutiva con le persone che lo circondano, chiarendo quello che va e quello che non va, anzi chiarendo che ormai le cose non vanno più come dovrebbero. Ma questa persona deve prendere in mano il suo futuro, asso di spade. Deve agire con coraggio, con determinazione e in maniera anche piuttosto tagliente, ma che ovviamente possa apportare dei benefici a se stesso, proprio per dissipare tutte queste paure,
per fare maggior chiarezza non solo in se stesso, ma anche in riferimento agli altri. Quindi in realtà non è un ambiente così particolarmente conflittuale. Non c'è un personaggio di spade o per esempio un 5 di bastoni. Per cui per esempio vi avrei detto, ragazze, guardate che obiettivamente è una polveriera. Basta poco per scatenare chissà quali forme di litigio. In questo caso no. Quindi le carte ci vanno a chiarire ulteriormente, in base a quello che vi ho detto appunto con l'8 di spade, che questa persona deve imparare a parlare chiaro. C'è troppa confusione legata a delle paure, vi ripeto, un po' troppo esasperate da parte di questa persona in riferimento all'ambiente e alle persone che lo circondano. Quindi dovrebbe agire, vi ripeto, parlando, perché le carte di spade ci parlano di comunicazione, in maniera chiara, netta, decisiva. Tra noi è finita, per diverse motivazioni. Perché non sono più innamorato di te, perché non ti desidero più. Al di là poi del fatto che questa persona possa o meno confessare di avere voi al suo fianco, può anche semplicemente limitarsi a parlare del suo rapporto con lei, di cosa non va più tra di loro, facendo capire che però non è intenzionato a tornare indietro sui suoi passi. Quindi deve fare un po' di ordine e soprattutto, vi ripeto, agire con coraggio, con calma e con equilibrio. Perché altrimenti questa persona si lascia sopraffare, vedete, da queste paure che rallentano, se non addirittura bloccano, l'evoluzione di questa storia. Ecco perché lui prevede delle tempistiche, vi ripeto, comunque più lunghe magari del previsto nonostante i suoi desideri. Perché evidentemente questa persona fa fatica ad esprimersi, fa fatica a parlare chiaro, a dire le cose così come stanno, senza sotterfugi. L'asso di spade ci parla di verità, una verità che può anche far male, sì certo, ma comunque una verità, che porta comunque chiarezza, anche eventualmente nell'altra persona, magari anche confidandosi con un genitore, con un fratello, con una sorella. Quindi questa persona dovrebbe imparare che nel dialogo ci sono comunque molto spesso degli elementi di risoluzione non indifferente. D'accordo? Vediamo a questo punto in questa carta però il karma, che cosa ha da dirci? Su cosa si, basa questo filo rosso che vi lega a questa persona? Cosa deve ancora darvi questa storia nel vostro futuro? Il 7 di coppe, qui c'è una scelta. Allora, il 7 di coppe parla appunto di scelta, quindi questa persona prima o poi dovrà decidere. Ma la scelta non spetta solo a lui, perché questa è una posizione che è inerente anche a voi. Quindi potreste anche voi trovarvi nella condizione di scegliere se, per esempio, proseguire questo rapporto con questa persona oppure iniziare qualcosa con qualcun altro, magari una persona libera. Oppure, nel caso in cui questa persona riesca a liberarsi dalla compagna ufficiale, potreste essere voi, questa volta nel dubbio, se iniziare o meno il rapporto con lui. Quindi la carta della scelta ci parla di un momento di bivio tra diverse possibilità. Vedete, questo ragazzo sta scegliendo tra diverse coppe, quindi diverse opzioni. Di conseguenza, voi potreste conoscere anche altre persone, oltre appunto quest'uomo. Parliamo ovviamente di coppe, quindi persone che potrebbero essere molto interessate a voi e a costruire con voi un rapporto di coppia. Quindi sicuramente questa persona arriverà ad un bivio. Quindi questo 8 di spade, queste paure verranno sicuramente messe da parte, perché arriverà il momento in cui questa persona non potrà più rimandare e procrastinare le proprie scelte, ma dovrà obbligatoriamente prendere una decisione definitiva.
Il 7 di coppe, tra l'altro, parla spesso anche di rapporti extraconiugali, quindi rapporti non liberi, tra persone non libere, che obbligano ad una scelta. D'accordo? Quindi questa persona si troverà comunque in futuro a dover scegliere. Ma vi ripeto, ci potrebbe essere anche da parte vostra la necessità di scegliere, perché il 7 di coppe riguarda, diciamo, l'ultima parola, che è quella appunto del percorso karmico, che riguarda entrambi, la sua vita e la vostra vita, a prescindere dal vostro rapporto. Quindi anche voi avrete ulteriori possibilità. Tra l'altro tra non molto tempo, perché parliamo appunto di coppe. Quindi anche voi potreste conoscere tra, diciamo, poche settimane nuovi pretendenti o un nuovo pretendente in particolare che potrebbe colpirvi particolarmente, portandovi addirittura ad un dubbio, ad una scelta. D'accordo? Vediamo un po' a questo punto il consiglio degli arcani, cioè come dovreste comportarvi per cercare di gestire questa situazione al meglio. E qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Allora, come sempre, vedete quanto le stese sono magicamente, straordinariamente logiche. Vi ho appena parlato di scelta, che voi in qualche modo potreste appunto trovarvi a dover in qualche modo fare. E qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Il Cavaliere di Spade è un rivale, è il rivale di questo soggetto che nel frattempo che si lascerà in qualche modo alle spalle tutte queste sue paure, qui arriva un'altra persona. Il Cavaliere di Spade è un uomo giovane, grosso modo età anagrafica tra i 30 e i 40-45 anni al massimo. È una persona molto intelligente, è un uomo furbo, è un uomo attento, è un conquistatore. Generalmente è una persona single, probabilmente è sempre stata un po' allergica, diciamo, ai rapporti, ma che con voi agirà velocemente. Guardate, questo ragazzo non sta procedendo su un cavallo, ma su una moto, quindi corre velocemente verso il proprio obiettivo. Questa persona appena vi conoscerà vorrà conquistarvi. Parliamo ovviamente anche di spade, che ovviamente assieme ai bastoni rappresentano l'elemento fallico, quindi una persona che sarà molto attratta da voi, ma vi conquisterà innanzitutto con il suo fare brillante, il suo essere magnetico, comunicativo, intelligente. È una persona di grande fascino e di grande spessore intellettivo. Quindi è una persona che potrebbe anche rivestire a livello professionale un ruolo di un certo pregio o comunque di comando. Solitamente il Cavaliere di Spade, come tutti i personaggi di spade, possono svolgere una professione indossando una divisa, quindi potrebbe appartenere alle forze dell'ordine, oppure potrebbe essere un medico, un avvocato, un giudice, per esempio capoturno, un infermiere, quindi qualcuno che deve indossare obbligatoriamente una divisa. È una persona, vi ripeto, molto determinata, molto astuta e con una lingua tagliente. Quindi rappresenterà un vero e proprio rivale per quest'uomo, un nemico, perché i personaggi di spade rappresentano proprio i nemici del soggetto della stesa. Ed è un personaggio che, nonostante rappresenti appunto un personaggio di spade, procede in maniera molto veloce. Quindi conoscerete a breve questa persona e vi ripeto, diventerà molto importante per voi. Da un punto di vista zodiacale, per aiutarvi anche a riconoscere questa persona, generalmente i personaggi di spade possono rappresentare appunto individui del segno dell'Acquario, dei Gemelli o della Bilancia, quindi personaggi con segno zodiacale appartenente ad un segno d'aria, oppure
averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, cioè Luna e Venere, Marte e Mercurio. Cioè, per esempio, potrebbe avere la Luna in Gemelli, la Venere in Acquario e l'ascendente in Bilancia. È un esempio. Cioè, qui c'è una forte presenza di segni d'aria che rendono questa persona, vi ripeto, intelligente, comunicativa, particolarmente verbosa ma nello stesso tempo brillante, e che quindi saprà conquistarvi. Difatti il Cavaliere di Spade rappresenta proprio il conquistatore. Questo ci fa obiettivamente capire il perché appunto di questo 7 di coppe, quindi questa scelta che vi confermo ovviamente voi vi troverete a dover appunto fare, proprio perché incontrerete, tra l'altro vi ripeto, tra poco tempo, questa persona che obiettivamente allontanerà di parecchio l'attenzione, la vostra attenzione rispetto a quest'uomo. D'accordo? Vediamo a questo punto come ultima carta, quindi come ultima posizione, però se ci sarà effettivamente questo incontro e anche evidentemente con quali tempistiche. E qui abbiamo questa bellissima regina di bastoni. Allora, la regina di bastoni ovviamente in tarologia rappresenta la consultante, esattamente come appunto la regina di coppe, mentre la regina di spade e la regina di denari rappresentano l'altra donna, quindi la rivale. In questo caso la regina di bastoni ci parla di un incontro in cui voi vi sentirete assolutamente belle come non mai, affascinanti, perché la regina di bastoni rispetto appunto alle altre 3 regine rappresenta la bellezza, l'erotismo, la sensualità, la femminilità, quindi vi sentirete ovviamente al massimo della vostra bellezza e farete di tutto per riuscire a conquistare questa persona ancora di più, se già ovviamente ce ne fosse bisogno, e ovviamente vi sentirete eroticamente appagate, perché vi ripeto che i bastoni ovviamente riportano all'elemento fallico. Parla ovviamente anche di buone notizie e ovviamente anche però della possibilità che siate proprio voi a gestire o addirittura definire questo incontro. Cioè, per esempio, questa persona potrebbe lasciare a voi la scelta tra ovviamente 2 o 3 giorni di opzione in cui vedervi. Oppure questa persona potrebbe palesarvi delle difficoltà e voi potreste decidere di andargli incontro, per esempio raggiungendolo, per esempio a casa sua o piuttosto in un altro luogo che possa essere più agevole per voi. Quindi la regina di bastoni ci parla proprio di un'importanza che avrete voi ovviamente nella decisionalità e nell'organizzazione pratica di questo incontro. Un incontro che ovviamente sarà molto bello, ci parla di dolcezza, di tenerezza, di sensualità, quindi avrete un brillante successo. Questa persona obiettivamente si sentirà completamente presa da voi, ma grazie, vi ripeto, proprio alle vostre abilità, che riuscirete in qualche modo ad assicurare a questo incontro dolcezza, sensualità, erotismo, comunicazioni facilitate, ma vi ripeto, il ruolo direttivo della questione spetterà in particolar modo a voi. La regina di bastoni ci parla anche di appunto viaggi, di piccoli spostamenti, ci parla di buone notizie, ci parla anche di doni e regali importanti, quindi questa persona potrebbe arrivare a voi con una sorpresa. La regina di bastoni rappresenta, vi ripeto, la bellezza, la dolcezza, abbinata al seme della sensualità, dell'erotismo e della dinamicità, quindi del successo. Quindi vi ripeto, spetterà a voi buona parte della riuscita di questo incontro. Vi ripeto, sarà un incontro molto importante in cui voi avrete un ruolo guida,
e questa persona si sentirà assolutamente ammaliato dalla sua regina di bastoni, che vi ripeto rappresenta una donna talmente affascinante che riesce a stregare il soggetto della stesa. D'accordo? Ma procederà tutto esattamente come deve. Parlando di bastoni, le tempistiche sono fortunatamente piuttosto veloci. Inoltre, parlando appunto di una regina di bastoni, questo incontro potrebbe appunto avvenire entro massimo 3-4 settimane, non di più. Quindi non dovrete aspettare mesi, d'accordo? Si sta parlando solo di poche settimane o comunque pochi giorni, d'accordo? Quindi vi ripeto, in realtà questa persona potrebbe proporvi appunto un incontro, ma spetterà alla regina di bastoni la decisionalità ultima. Quindi quest'uomo si troverà dinanzi a sé una donna, vi ripeto, bella, affascinante, sensuale, forte, molto passionale. Quindi vi ripeto che sarà un incontro particolarmente, direi, eroticamente sentito, ben calibrato, ma comunque molto proficuo. E ovviamente attrarrete quest'uomo come non mai. Grazie, vi ripeto, però non soltanto al vostro aspetto fisico, alla vostra bellezza, perché in qualche modo quest'uomo avrà di fronte a sé una donna indipendente, una donna autonoma, sicura di sé, in pieno controllo della situazione, delle proprie capacità, dei propri desideri, della propria maturità, quindi una donna sulla quale si può contare, dolce, assolutamente tenera, protettiva, ma anche una donna fortemente passionale, una donna autonoma, una donna libera, matura e che ovviamente sa destreggiarsi nelle questioni erotico-sentimentali. Quindi vi ripeto che sarà un incontro veramente molto bello che avverrà entro pochissimi giorni. Dunque, i tarocchi ovviamente ci danno una visione piuttosto positiva, direi, del vostro rapporto. Ora chiediamo anche un aiuto ultimo anche ai Sexual Magic Oracles, proprio per appunto cercare di capire come potrebbe appunto procedere questo incontro. Quindi 2 carte tra appunto i Sexual Magic Oracles, proprio per capire come obiettivamente procederà da un punto di vista pratico questo vostro incontro. Allora, mescoliamo appunto questo meraviglioso mazzo e appunto estraiamo 2 carte oracolari. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. In prima posizione abbiamo appunto la carta della trasgressione. Allora, sicuramente, vi ripeto, questo incontro sarà un incontro particolarmente pepato. Quindi un incontro, vi ripeto, ve l'avevo anche già detto, con la regina di bastoni. Questo sarà assolutamente un incontro in cui voi darete il massimo, ovviamente, delle vostre potenzialità da un punto di vista passionale, da un punto di vista erotico, e ovviamente vi sentirete particolarmente libere nel vivere questo rapporto con questa persona. Sarete entrambi particolarmente smaniosi di superare i vostri limiti e anche, vi ripeto, di provare proprio da un punto di vista erotico tutto ciò che sino ad ora evidentemente avete considerato un tabù. Inizieranno a pesare ad entrambi, e questo sicuramente ve lo posso garantire, vincoli, regole, ostacoli. La trasgressione ci parla proprio di ribellione, quindi questo incontro avverrà veramente sulla scorta di una forte emotività e sulla scorta ovviamente di una forte istintualità. Ma ve lo dicevo già con la regina di bastoni, che obiettivamente qui ci sarà un incontro particolarmente, vi ripeto, pepato e interessante da quel punto di vista, quindi da un punto di vista strettamente fisico.
Quindi questa persona si sentirà ovviamente, vi ripeto, estremamente presa non solo dal momento, ma anche da voi. Quindi andrete a confermare proprio obiettivamente quello che questa persona ha sempre pensato sino ad ora di voi, cioè che siete la persona giusta, che lo sa completare anche da quel punto di vista, quindi da un punto di vista fisico, d'accordo? Per cui ci sarà assolutamente un incontro particolarmente forte e sentito, vi ripeto, da un punto di vista erotico, dove vi libererete da determinate paure, tabù, preoccupazioni, provando, vi ripeto, anche situazioni che obiettivamente sapranno eccitarvi particolarmente e che appunto non avete mai sperimentato sino ad ora. In questa posizione abbiamo la carta dell'attrazione, quindi anche in questo caso abbiamo appunto una carta particolarmente forte. Questo sarà un incontro assolutamente particolarmente appunto sentito da entrambi. La carta dell'attrazione ci parla appunto ovviamente di nuovo, vedete anche del simbolo del sole, quindi di tutto ciò che riguarda il calore, di tutto ciò che riguarda la passione. Qui ce ne sarà veramente tanta, perché obiettivamente avevamo anche la carta del sole, la regina di bastoni che ovviamente rappresenta appunto i segni di fuoco, la carta della trasgressione e adesso appunto anche la carta dell'attrazione legata appunto al sole. Quindi sarà assolutamente un incontro in cui godrete di quei momenti di tenerezza, di passione, di abbracci, coccole, vi ripeto, dolcezza, erotismo, quindi ci sarà in realtà un mix di tutto quello che vi renderà una cosa sola, una cosa unica, proprio quei due cuori che avevamo visto in fusione con la carta appunto del sole, con il 19° arcano maggiore. Quindi obiettivamente non vi mancherà nulla durante questo incontro, non avrete bisogno di nient'altro se non appunto dell'uno e dell'altro. Proverete delle sensazioni fisiche e ovviamente anche emozionali molto importanti e finalmente riuscirete a capire quali potrebbero essere proprio i contorni del vostro vivere assieme, cioè nel momento in cui questa persona andrà finalmente ad effettuare una scelta. Noi sappiamo che obiettivamente tutti i pianeti ruotano attorno al Sole. Ovviamente tutto ciò che ovviamente fa parte della vostra vita, quindi rapporto ufficiale, amicizie, lavoro, preoccupazione, cesserà in quel momento di avere peso perché tutto ciò che veramente conterà ruoterà soltanto attorno al vostro amore. Cioè questa persona capirà effettivamente il valore della vostra presenza nella sua vita. Sarà un incontro molto molto importante perché, vi ripeto, ci sarà una grandissima passione, ma soprattutto ovviamente ci sarà anche una gran consapevolezza, cioè questa persona capirà che effettivamente la sua vita deve cambiare strada e permettere finalmente al suo cuore di vivere questo grande sentimento e questa grande passione. Voi non avrete bisogno di nient'altro, basterà semplicemente ad entrambi la presenza rispettivamente dell'uno e dell'altra. Sapete completarvi a vicenda, un rapporto veramente molto bello che diventerà ovviamente nel tempo anche altrettanto importante. Chiaramente però questa persona dovrà tenere in conto la presenza di questo cavaliere di spade che potrebbe provocargli ovviamente in futuro non poche difficoltà. Ovviamente però questa stesa era rivolta principalmente all'incontro che, vi ripeto, ci sarà e sarà un incontro veramente molto molto bello e ovviamente eroticamente alle stelle. Quindi qui ci sarà tantissima passione, tantissimo fuoco. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, tenete duro e buona fortuna e ovviamente
Buon incontro pieno di tanta passione.